Quando si inizia con le slot car, gli errori non si fanno perché si è inesperti, ma si fanno perché nessuno te li dice. Oggi ti racconto quelli più comuni, così puoi evitarli fin da subito e divertirti molto di più. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Slot Car Tech. Questo video fa parte della serie Slot Car Tech Basic, una serie pensata apposta per chi sta iniziando ad addentrarsi nel mondo delle slot cars oppure semplicemente per chi vuole mettere un po' di ordine nelle sue basi. Se sei agli inizi, probabilmente questi errori li stai facendo anche tu. Se invece sei già un pilota esperto, scommetto che almeno uno di questi errori lo hai fatto in passato. Il primo errore, forse quello più comune, è pensare che più una slot car costi, più questa andrà forte. All'inizio, infatti, non ti servirà la macchina migliore, ti servirà sapere quello che stai facendo. Una buona macchina base, anche economica, ti insegnerà molto di più di una macchina costosa che in realtà non sai ancora gestire. Questo è un errore molto comune per chi inizia, perché spesso veniamo attirati da vetture costose pensando che abbiano delle prestazioni sicuramente superiori a quelle magari dal costo inferiore. E questo in parte potrebbe essere anche vero, però è vero anche che dobbiamo pensare che siamo agli inizi e molto probabilmente tutte le caratteristiche di una vettura super professionale non siamo ancora in grado di amministrarle. Pensate infatti che nelle vetture professionali, oltre alla semplice messa a punto del veicolo una volta tirato fuori dalla sua confezione, è comunque necessario mettere mano anche alla meccanica, quindi tutto quello che va a riguardare l'assetto della vettura, i suoi ingranaggi, quindi pignone, corona, ma anche le boccole, gli assali, i cerchi, insomma tutta una serie di componenti che deve essere messa a punto in base al nostro stile di guida. Però ricordiamoci che siamo all'inizio, quindi noi non abbiamo ancora un vero e proprio stile di guida. Meglio quindi, almeno all'inizio, accontentarci di una vettura decisamente più semplice, le cosiddette Home Series. Qui sul canale ne ho presentate già un paio, altre ne arriveranno in seguito, che ci danno la possibilità di prendere la nostra vettura, metterla in pista e iniziare così un approccio molto ma molto più semplice. Insomma, la classica frase less is more in questo caso è decisamente molto opportuna. Quindi se avete deciso di addentrarvi nel mondo delle slot car, mi raccomando, fate una scelta in base alle vostre reali capacità di guida. E date anche una sbirciatina qui all'interno del canale Slot Car Tech fra gli unboxing per cercare la vettura che più fa il caso vostro. Il secondo errore che viene commesso decisamente in modo molto frequente, soprattutto quando si è agli inizi, è quello di cambiare tutta la componentistica in un sol colpo. Gomme, motore, assali, pignone, corone. Si cambia tutto senza avere un senso logico. Le modifiche infatti vanno fatte una alla volta, altrimenti si rischia di non capire quello che si sta facendo. Se ad esempio decidiamo di cambiare la rapportatura della nostra vettura, ma nello stesso momento cambiamo anche i cerchi e magari gli pneumatici, rischiamo di avere un assetto che è poco soddisfacente per la pista sulla quale giriamo e quindi ci troveremo ad avere una vettura inguidabile. Potremmo ad esempio pensare di aver messo un pignone troppo piccolo o troppo grande o una corona con troppi denti o addirittura un rapporto più corto, quando magari invece tutto il problema deriva dagli pneumatici che stiamo utilizzando, che non sono quelli adatti alla nostra tipologia di circuito. Insomma, dobbiamo anche in questo caso progredire e procedere passo dopo passo. Ogni volta che si fa una modifica sulla vettura, questa deve essere testata, deve essere provata, ma soprattutto deve essere capita. Quando facciamo una qualsiasi modifica sulla nostra slot car, dobbiamo sapere perché l'abbiamo fatta, dobbiamo capire se questa modifica ha portato dei reali benefici oppure questa modifica è stata totalmente ininfluente, se non addirittura ha peggiorato il nostro modo di guidare. Ragazzi, non correte all'inizio, andate piano e cercate di capire quello che state facendo. Errore classico numero 3: dare sempre la colpa alla macchina. Se la macchina esce è sicuramente colpa della macchina. In realtà molto spesso tutto questo capita perché manca un mix di ingredienti necessari per poter riuscire a guidare la nostra vettura, ovvero la traiettoria giusta, il punto di frenata, il gas che diamo alla nostra slot car, oppure molto più semplicemente l'abitudine di guidare una slot car. Dobbiamo infatti sempre ricordare che siamo agli inizi e quindi non possiamo pretendere di andare forte come magari fanno i nostri compagni di club.
La macchina sicuramente conta, anzi è uno dei fattori fondamentali perché vi divertiate e perché riusciate a guidare bene, ma di certo non è mai l'unico fattore. Almeno all'inizio andate sempre a ricercare le cause nel vostro modo di guidare e cercate di apprendere da ogni piccolo errore. Bisogna in ogni circostanza riuscire a trarre un piccolo beneficio, magari allungare un pelo la frenata oppure frenare addirittura un po' prima nel rettilineo, modulare meglio il gas nelle curve larghe e cercare di fare le curve strette senza troppi strattoni. Insomma, se è vero che la macchina ha un peso rilevante, anche la guida non deve essere sottovalutata. Il quarto errore che si può commettere quando si è agli inizi, ma già anche quando si inizia a prendere un po' di dimestichezza con il circuito di slot, è quello di ignorare la pista. Quando si inizia a diventare un po' più bravi, si tende a pensare che tutte le piste siano uguali, o meglio, si tende a credere che la pista del proprio slot club rimanga sempre nelle stesse condizioni. Non c'è niente di più sbagliato, perché all'interno della pista, anche del proprio slot club, le condizioni di temperatura possono variare il funzionamento e la tenuta di strada della propria slot car. Se fino al giorno prima riuscivo a staccare in un determinato punto e riuscivo a percorrere quella curva a forte velocità, oggi magari, perché fa un po' più freddo o perché c'è un po' più di umidità, la mia vettura non riesce a ripetere esattamente le stesse traiettorie e mi trovo in difficoltà. Dobbiamo iniziare a pensare che la pista, così come nella realtà capita su tutti i circuiti, possa mutare le proprie condizioni in base a tantissimi eventi e quindi non mettiamoci subito a fare delle modifiche sulla nostra vettura, ma iniziamo a capire e comprendere anche qui se magari anche qualche mio compagno di club ha avuto e notato le stesse mie sensazioni. E allo stesso modo, anzi ancora più enfatizzato, c'è sicuramente una diversità da tracciato a tracciato, da slot club a slot club, e pensate che ci sono anche diversi produttori di tracciati, per cui non vi troverete sempre a correre sulla stessa tipologia di pista, magari vi troverete a correre su una pista della Scale Auto piuttosto che della Policar, oppure una pista in legno di MB Slot, o addirittura, come abbiamo noi all'interno dello slot club Asti Calabroni Rossi, una pista in legno autocostruita. Insomma, ci sono tantissime varianti che concorrono anche a mettervi i bastoni fra le ruote. Nei primi mesi del vostro ingresso nel mondo delle slot car, sicuramente tutte queste informazioni concorrono a formare il vostro bagaglio tecnico-culturale in merito a questo hobby, per cui fatene tesoro ed imparate di volta in volta a riconoscere dove state correndo, su quale tipologia di tracciato e se ci sono delle condizioni che ne vanno in qualche modo a modificare le caratteristiche. Il quinto errore lo abbiamo fatto tutti, ovvero copiare i settaggi e i setup dei nostri compagni di team. Hai visto un setup da gara? Lo copi e la macchina cosa fa? Va peggio di prima. Tutto questo è assolutamente normale. Un setup avanzato, un setup tecnico specifico per magari un uso in pista durante le gare funziona solo se tu hai tutte le conoscenze e la dimestichezza per portare quella vettura a quel determinato range di utilizzo. Diversamente, ricordati che la semplicità vince su tutto. Certo, dobbiamo copiare dai nostri compagni di club perché altrimenti non riusciamo ad evolvere la nostra situazione, ma dobbiamo anche pensare che dobbiamo fare step by step, quindi non possiamo pretendere di andare a copiare quelli che magari sono le persone che vanno decisamente più forti di noi. Dobbiamo iniziare a superare scalino dopo scalino tutte le problematiche che abbiamo incontrato avvicinandoci al mondo delle slot car e così iniziamo a capire anche quale potrebbe essere il nostro stile di guida, perché ragazzi, chiaramente ognuno di noi guida la vettura in modo diverso. Pensate che ad esempio all'interno del nostro slot club facciamo anche fatica a scambiarci le vetture tra quelli che sono i piloti di punta, perché ognuno ha il proprio stile di guida. Insomma, non è detto che la vettura migliore per me sia anche la vettura migliore per voi. Anche il sesto errore è un errore tipico di chi inizia, ovvero il correre senza metodo. Mettere la propria vettura su una traccia della pista ed iniziare giro dopo giro a correre senza fermarsi mai
non serve assolutamente a nulla. È molto meglio fare 5 giri ben fatti che 50 completamente a casaccio. Io ti suggerisco di fermarti ogni tanto, di capire come stai guidando, di capire dove potresti migliorare e magari di ripetere una serie di 3-4 giri cercando di mettere in pratica quegli accorgimenti che ti sei detto pochi istanti prima. Solo così riusciamo a migliorare, perché in questo caso il fare tanti giri del tracciato senza però avere un'idea ben precisa di come potremmo frenare, di come potremmo accelerare, di come potremmo ad esempio migliorare la nostra stabilità, beh ragazzi, non porta proprio da nessuna parte. Anzi, spesso è controproducente perché ci demoralizza. Vediamo che non c'è nessun miglioramento nella guida. Giriamo, però i tempi rimangono sempre gli stessi. E allora dobbiamo proprio cambiare metodo. Partiamo, ci riscaldiamo, iniziamo di nuovo a prendere dimestichezza con il tracciato, facciamo una decina di giri, ci fermiamo, un bel respiro e poi magari partiamo per qualche giro cercando di fare il nostro tempo migliore. A questo punto ci fermiamo, cerchiamo di capire quello che abbiamo fatto, valutiamo la situazione, vediamo dove abbiamo sbagliato e cerchiamo di non ripetere gli stessi errori. Fatto questo, riprendiamo con un'altra sessione di giri veloci e poi andiamo a confrontare il tempo. Spesso variando anche solo piccole cose ci aiuta a migliorare e in questo modo riusciamo a capire sempre di più quale potrebbe essere il comportamento giusto da tenere durante la guida della nostra slot car. E adesso veniamo all'ultimo errore. L'ho lasciato alla fine, ma forse è uno di quelli più importanti. Non dobbiamo mai dimenticare di divertirci. Soprattutto all'inizio le slot car devono essere un divertimento e non uno stress. Non dobbiamo pensare di iniziare a correre e quindi competere troppo presto. Le competizioni arriveranno, le sfide contro i cronometri arriveranno, ma in questo momento dovete godervelo un po'. Dovete avere il piacere di guidare la vostra vettura. Dovete riuscire a scendere dalla pedana con il sorriso. Quello che state facendo lo avete scelto e vi deve portare comunque un beneficio. In questo caso il beneficio è il puro divertimento. Se non ho piacere di guidare la vettura, se mi sento forzato, se mi crea stress, se mi crea ansia, ecco, devo fermarmi un attimo, fare un piccolo passo indietro, fare le cose un po' più con calma, riprendere da un punto magari precedente e ripercorrere un po' più lentamente la strada verso il divertimento. E ricordatevi che più vi divertite, più arriveranno i tempi. Dovete riuscire a salire in pedana con la mente libera. Quello che succederà, succederà. Divertitevi e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Insomma ragazzi, se avete appena iniziato ad addentrarvi nel mondo dello slot car, sappiate che questi errori li abbiamo fatti bene o male tutti. Evitarli non ti renderà più veloce subito, ma sicuramente ti farà crescere molto meglio. Intanto io ti consiglio di farti un giro anche all'interno del canale Slot Car Tech. C'è una playlist dedicata appositamente a chi inizia, la playlist per i beginner, e poi i vari unboxing delle vetture, così potrai scegliere senza doverle per forza acquistare le vetture o i componenti che più fanno al caso tuo. Insomma, qui troverai tutto il materiale necessario per iniziare questo fantastico hobby. E poi ti invito ad iscriverti alla playlist Slot Car Tech Basic in modo da non perderti tutti gli altri video che arriveranno proprio su questo argomento. Ti invito a scrivere nei commenti qual è l'errore che hai fatto più spesso e voi, dico proprio voi che siete più esperti, date magari anche un consiglio a chi è alle prime armi. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti, sia che siate dei beginner sia che siate degli utenti ormai esperti, e come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.